Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Eccoci qui, oggi abbiamo una bella TV 55 pollici Philips OLED con Ambilight e vedete le immagini, spettacolari, veramente dei neri profondissimi e poi c'è l'Ambilight che gli dà il tocco in più a questi OLED. Questo modello qui, 55 pollici, serie 818, è quasi un top di gamma di Philips, come vedete col piedistallo centrale. E adesso andiamo a vedere anche l'Ambilight, per chi non lo conosce sono queste luci che ripropongono la luce del nostro schermo direttamente sulla nostra parete, diciamo così. E mi fa questa magia della continuazione dell'immagine e l'occhio può anche rilassarsi di più. Per chi volesse approfondire l'Ambilight ho fatto un video apposta di come funziona e come è fatto e quali sono i vantaggi appunto dell'Ambilight. Andate pure a vederlo sul mio canale, magari iscrivetevi e così mi aiutate anche a crescere. Bene, adesso andiamo a aprire la nostra scatola, come vedete Philips Television, quindi un TV OLED serie 800, 55 pollici 4K Ultra HD OLED con Google TV e ha l'Ambilight sui tre lati. Ha un processore P5, appunto OLED, Dolby Vision Atmos. Il modello giusto è 55 OLED 818/12 in questo caso. Ecco qui viene riproposto sempre questo Ambilight TV, che appunto è il brevetto che ha Philips, che alcuni stanno copiando con delle barre aggiuntive, ma che non riescono di sicuro a farlo perché è un prodotto eccezionale. Dentro la scatola troviamo appunto le istruzioni, troviamo il nostro piedistallo centrale, quello che avete visto prima, tutto in metallo, veramente molto pesante e ben fatto, con il marchio Philips scritto sotto. Poi troviamo la scatola, sempre di carta, con il nostro telecomando della Philips Bluetooth. Telecomando che all'interno ha anche le batterie, il cavo di alimentazione e le istruzioni generali. Come vedete anche le batterie della Philips, il telecomando è qui dentro avvolto da un cartone in modo da risparmiare sempre la plastica. Le viti per l'assemblaggio del nostro piedistallo e il nostro supporto appunto del piedistallo. Un piedistallo particolare perché questo è anche girevole, gira circa un 30 gradi in modo che possiamo orientare la nostra televisione dove vogliamo noi. Ecco qui il telecomando con tutte le applicazioni Prime Video, YouTube, assistente vocale, quindi anche i comandi vocali, molto semplice, lineare con i numeri dall'1 allo 0. In questo caso il telecomando è tutto nero, a differenza del mio modello che è tutto grigio. Bello, lineare, semplice, intuitivo, sia per le persone di una certa età che le persone più smart, di sicuro di altre. Adesso vi faccio vedere come installare il piedistallo. Questa è la base centrale, non ripeto, è tutto in metallo, e andiamo a mettere il supporto qui e poi andiamo ad avvitare direttamente da sotto il nostro supporto. Vedete che gira, poi quando la TV è su vi faccio vedere che gira, cioè dà più il senso quando la TV è agganciata, perché l'inclinazione sembra maggiore. Adesso vi faccio vedere che la TV, abbiamo tolto il supporto, quindi il primo polistirolo, vedete come è imballata bene, ultra fina, protetta sempre da un cartone frontale perché è veramente fina e fragile da rompere, quindi attenzione quando la tirate fuori a essere sempre in due persone, prendere sulla parte superiore e farla scivolare su. Oppure mettete anche il cartone per terra e fate scivolare i polistiroli. Poi l'appoggiate sui ganci ed eccola qua agganciata. Basta mettere quelle 4 viti che vedete qui sopra, così in modo da fissare bene la TV. Vedete come gira? Eccolo qua, il meccanismo che fa girare appunto la TV per orientarla magari da una parte o più dall'altra. Dietro troviamo appunto le nostre casse che sono dei woofer che servono per amplificare il suono, più le altre casse sono sotto la TV. Poi andiamo a vedere le prese che troviamo nel nostro fianco e sotto. Qua ci sono scritti i modelli, il consumo massimo. Vediamo che abbiamo una presa, qui abbiamo la presa della corrente e il tasto di accensione manuale che funziona, è multifunzione, quindi può fare sia da accensione ma anche da regolazione del volume, eccetera. Qui vediamo che abbiamo la nostra presa satellitare,
abbiamo la presa dell'ingresso dell'antenna, abbiamo l'HDMI 1 a 120 Hz 4K, l'HDMI 2 ARC, quindi andata e ritorno 4K a 120 Hz, l'uscita da fibra ottica, l'ingresso della presa Ethernet, poi un USB 1, quindi abbiamo più USB, di cui una anche 3.0. Poi andiamo a vedere nel fianco, abbiamo la slot per la cam con una TV certificata TV SAT, abbiamo l'USB 3, il service, l'USB 2 che è 3.0, la presa per le cuffie, molto importante, che ormai poche TV hanno, e l'HDMI 3 e 4. Una volta installata la nostra TV, possiamo andare a chiudere tutto con questo coperchio già in dotazione che serve per eliminare di non vedere cavi. Vedete qui sotto, in basso a sinistra, vediamo l'uscita dei cavi che possono passare, escono da qua e possiamo raccoglierli tutti sul piedistallo in modo da non avere cavi che girano. Bene, accendiamo la nostra TV e già subito ci chiede un aggiornamento del telecomando aggiornato, quindi abbiamo un telecomando multifunzione come vedete che addirittura si aggiorna. Facciamo un attimo una visita al nostro menu di impostazioni, comunque è una TV Google e come vediamo è molto simile alle altre, anzi sono tutte simili, cambia qualche iconcina. Facciamo un piccolo riassunto di questo menu. Ecco qui andiamo su display e audio, andiamo a vedere cosa ci propone, immagine, schermo, suono, uscita audio, poi andiamo a vedere formato uscita digitale, vedete questo è tutto quello che riguarda l'audio, guardate quante impostazioni ci sono e che possiamo regolare. Lì pian pianino, un po' alla volta si impara cosa serve una cosa, cosa serve l'altra e ci aiuta a migliorare la qualità della nostra TV che è veramente eccezionale. Bene, adesso andiamo a vedere un po' cosa c'è dentro il menu, reti e internet, qui è per il collegamento internet eccetera, account, privacy, app, poi qui possiamo andare a vedere quante applicazioni sono attive, sistema, accessibilità, informazioni. Ecco, sulle informazioni c'è aggiornamento di sistema se volete fare l'aggiornamento, c'è il modello del prodotto e qui se volete resettare la vostra TV. Quindi se un domani volete ripristinarla, ricordatevi di andare su informazioni e poi c'è scritto il ripristino del sistema, il ripristino dei dati di fabbrica. E qui potete, mettendo il codice PIN che avete messo all'inizio, resettarla e riportarla ai livelli iniziali. Quindi poi rifare la sintonia e in caso anche per dare una pulizia generale alla nostra TV. Poi vediamo che abbiamo la memoria, modalità ambient, alimentazione d'energia, Google, suoni di sistema, blocco bambini. Ecco qui se volete mettere il blocco per i vostri bambini che non vadano a vedere certi programmi potete impostarlo voi direttamente. E qui avete riavvia se volete riavviarla direttamente. Qui ci sono tutti gli accessori che possiamo collegare Bluetooth, quindi cuffie, il telecomando stesso. Bene, adesso andiamo a vedere come è fatta la schermata principale, la home di Google TV. Vedete che vengono proposte le novità di Netflix, Prime Video, YouTube, poi man mano che lo usate viene fuori in automatico tutto quello che state guardando e vi fanno le proposte in base alle vostre richieste. Qui abbiamo alcune funzioni dell'Ambilight, in questo caso abbiamo Aurora, possiamo mettere questo sfondo che pian pianino si illumina e si accende la TV, non è Aurora scusate, è Alba. Per far vedere, qui abbiamo il menu demo per far vedere tutte le potenzialità della nostra TV, comunque con il processore P5 che ci aiuta ad avere immagini sempre più profonde, immagini più realistiche possibile, con qualsiasi sorgente. Ecco qui Aurora, questo è Mimi per quanto riguarda l'audio e qui abbiamo il riassunto di tutto il nostro menu. Da scoprire, si aggiorna sempre di giorno in giorno e abbiamo sempre qualcosa di nuovo da scoprire, come anche le applicazioni, il Play Store, eccetera, come avere uno smartphone con Android. Bene, ora vi lascio ad alcune immagini che ci ripropone la nostra TV. Allora, gli elementi principali sono appunto questo processore P5 con intelligenza artificiale che offre delle immagini realistiche che sembra di vivere, cioè sembra di essere proprio lì a vivere al momento. Abbiamo comunque un bel design col piedistallo girevole, che non ci sono tante TV che hanno questo. Abbiamo uno schermo super luminoso OLED, guardate che luce che ha. E poi c'è l'Ambilight che gli dà quel tocco in più, quel qualcosa in più oltre all'OLED, veramente eccezionale.
Abbiamo un schermo 120 Hz, quindi anche per tutti i giocatori di PlayStation, Xbox o computer, è già predisposto anche per essere sincronizzato direttamente con le varie schede. Abbiamo il controllo vocale, assistente Google, compatibile anche con Alexa. Abbiamo tutto quello che può servire oggi da una TV. Cioè questa TV qua è il massimo che oggi possiamo avere dalla tecnologia. L'unica cosa è che non è Ambilight 4, quindi non abbiamo la barra sotto di luci, ma se lo mettiamo così sul piedistallo non ce ne accorgiamo nemmeno. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito e attivate il tasto delle notifiche, anche quello è tutto gratuito. Grazie a tutti e arrivederci.